Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Grifo Gamer con Stefano a giocare a Captain of Industry. Nell'ultimo episodio abbiamo realizzato il nostro nuovo polo siderurgico, quasi completamente automatizzato, che ci realizza con questi due altiforni qua ferro e acciaio, e da questi due altiforni qua realizziamo il rame, ancora con la ricetta un po' zozza con l'acqua, ma appena riusciamo a sbloccare il disgregatore dell'acqua acida riusciremo a lavorare il rame con l'acido prodotto da zolfo e acqua. Mi sono dimenticato, vi aggiungo anche questo complessino, questo inizia a essere un bel complesso, ve lo aggiungo nella libreria dei progetti. Eccolo qui. In descrizione del video trovate il link per accedere alla libreria dei miei progetti. Dobbiamo continuare a pulire questa zona qua, che era la zona iniziale ma ormai è diventata totalmente inefficace, e il processo successivo che dobbiamo andare ad automatizzare e rendere anche un pochino più sostanzioso è quello della produzione delle lastre di calcestruzzo. Siamo ancora fermi al primissimo, proprio all'embrione, alla fornace proprio primordiale che ci fa dal calcare, il carbone, l'acqua, le lastre di calcestruzzo e vabbè, dei gas di scarico. Abbiamo già da un po' sbloccato il calcestruzzo avanzato, che utilizza il miscelatore di calcestruzzo e il forno rotativo per andare a fare le lastre di calcestruzzo in maniera anche decisamente più interessante. Ci sono un botto di ricette che ci permettono di fare le lastre di calcestruzzo. Nel forno rotativo da calcare carbone facciamo il cemento, aggiunto anche questo ingrediente qua. Nel miscelatore di calcestruzzo abbiamo ben 4 ricette diverse per andare a fare le lastre di calcestruzze. Ok, tutte prevedono il cemento, tutte prevedono l'acqua, e fin qui grazie Graziella e grazie. Le altre due risorse sono un mix, una volta una volta l'altra, cioè possiamo farlo con sabbia e scorie frantumate, o sabbia e ghiaia, o sabbia artificiale e ghiaia, sabbia artificiale e scorie frantumate. Quindi o come secondo terzo ingrediente o le scorie frantumate o la ghiaia. Le scorie frantumate, viene da sé, sono le scorie prodotte dagli altiforni, ecco perché ho cercato sempre di mettermene un po' da parte. Ora quel mucchione sarà eccessivo, ma non vi preoccupate, lo sistemiamo. La ghiaia viene prodotta, perché abbiamo sbloccato anche un altro attrezzo che è il frantumatore. Frantumatore dalle scorie ci fa le scorie frantumate. Sempre nel frantumatore un primo processo di frantumazione trasforma la roccia in ghiaia. Se ridiamo in pasto al frantumatore la ghiaia, dalla ghiaia ci dà la sabbia artificiale. Se non dovessimo avere a disposizione la sabbia, dal quarzo possiamo frantumarlo nel quarzo frantumato, ridiamo in pasto il quarzo frantumato e abbiamo la sabbia. Ma di sabbia ho visto che abbiamo una bella spiaggia non molto lontano e veramente ce n'è tantissima, quindi di sabbia non dovremo avere un problema. Cercheremo di fare un complessino che lavori sempre, ma che dia priorità alle risorse che sono scarti per altre produzioni, come le scorie frantumate o la ghiaia, che è uno scarto dello smistamento dei minerali. Al posto della sabbia, che sì ne abbiamo tanta, però la sabbia la useremo nel momento in cui non abbiamo più sabbia artificiale. Quindi cercheremo di fare un mix, un mischione, un po' di tutto, dando priorità ovviamente alle risorse che sono scarto per altre, in modo da avere un'economia sempre più circolare e utilizzare quanto meno possibile le materie prime. Lo andrei a sviluppare continuamente al nostro polo siderurgico, utilizzando più o meno come architettura un po' la falsariga che abbiamo qua per lo smistamento di minerali. Utilizzeremo un altro smistatore di minerali che prenderà altre risorse e ci andrà a lavorare e ci andrà a realizzare le lastre di calcestruzzo, così abbiamo tutto in una zona riunita alla produzione di ferro, acciaio, rame e calcestruzzo. L'unica che rimane un pochino lontana è la gomma, ma ahimè, lei è legata a dove abbiamo il petrolio e quindi niente, ai camion qualcosa glielo dovremo fare, ne potremo automatizzare così tanto bene, poi soprattutto all'inizio, dai, un po' di triboli bisogna farli, se no dove sta il divertimento? Allora, iniziamo posizionando il nostro smistatore di minerali. Sì, lo mettiamo alla stessa altezza dell'altro, così
Abbiamo tutto in fila e dopo il carbone in qualche modo lo faccio passare. Questo smistatore dovrà prenderci il calcare, la sabbia e come gli altri rocce e terra. Mi sono risistemate le uscite in modo che la prima sia il calcare, la seconda sia la sabbia, poi la roccia e la terra. La terra come negli altiforni lo buttiamo. Gli edifici che ci servono sono il forno rotativo, che è sta bestiola qua, il forno rotativo, il frantumatore e il miscelatore di calcestruzzo. Saranno questi i vari componenti che andranno a comporre il puzzle. Diamo un occhio alle ricette. Un forno rotativo da 9 calcare mi fa 3 cemento. In qualsiasi ricetta mi viene richiesto 1,5 cemento, ma io nelle ricerche ho già sbloccato anche, scusate, avendo fatto le costruzioni di livello 3, ho sbloccato anche il miscelatore di calcestruzzo livello 2. Non lo possiamo subito fare perché mi servono le parti per costruzione di livello 3, però già possiamo buttarci. Non me lo dici quanto, come sono le ricette? Limorti. Tu essere un poco stronz. Secondo me raddoppia, quindi io al momento andrei a fare che per ogni forno rotativo mi alimento un miscelatore, perché quando riuscirò a migliorarlo sicuramente lui me ne consuma 3, ne so sicuro. A parte che vado un po' anche a ricordo, mi pare che ne consumi 3, però voglio considerare che ogni forno rotativo mi va a... ma se io faccio così me lo dici? Ecco, 3 infatti. Oh, vabbè. L'ho trovato il modo. Ogni ricetta quindi mi consuma 3 di cemento. No, adesso me lo riporti giù perché non ho le parti per costruzione. Quindi il rapporto sarà 1 ad 1. Poi riprendiamo sempre l'altro. E comunque le altre sono tutte il doppio, giusto, dottore? Sì, sono tutte il doppio. Quindi devo considerare 6 sabbia, 6 ghiaia, 6 sabbia artificiale e 18 scorie frantumate. Mi prendo un attimo tutte le ricette. Allora, 9 scorie frantumate. Te me ne fai 24. Quindi con un frantumatore riesco ad alimentare due miscelatori di calcestruzzo. Quindi ogni frantumatore posso alimentarci 2 miscelatori di calcestruzzo con le scorie. No, bugia, scusate, poi sulle ricette... è 18, tu me ne produci 24, quindi ogni frantumatore mi alimenta un miscelatore con le scorie. Quindi questo facciamo così. E di qui mi selezioni solo le scorie. Di ghiaia sempre 18, quindi me ce ne vuole uno anche per la ghiaia. Mentre sabbia artificiale è 6. Te me fai 8. E quindi uno anche per la sabbia artificiale. Quindi lo schema prevede un forno rotativo, 4 frantumatori, perché per fare la sabbia artificiale c'è anche il frantumatore che mi prende la roccia e mi fa diventare ghiaia e da ghiaia diventa sabbia artificiale. Quindi il kit base è questo qui, che per alimentare ogni miscelatore di calcestruzzo ho bisogno di un forno rotativo e di 4 frantumatori, uno che mi frantuma le scorie, uno che mi fa la ghiaia dalla roccia e 2 che mi fanno la sabbia artificiale dalla roccia. Ok, tutto questo io lo vorrei anche raddoppiato.
All'inizio attiveremo soltanto una linea, ma dopo lo voglio possibilmente raddoppiabile. Pensavo di fare un qualcosa di vagamente simile a questo. Questi sono i due forni rotativi, questi sono i vari frantumatori per le scorie, per la ghiaia e per la sabbia artificiale. E doppio perché vorrei poterlo raddoppiare, ne attiveremo solo una parte e pensavo che il calcare prende tra virgolette il posto del ferro viaggiando a livello 1, quindi vai qua e vai qua. Sì, anche se qui pare che è lungo 1 chilometro, ma mi serve spazio poi più avanti per gestire gli altri nastri. Di qui vorrei lasciarlo il passo. Quanti quadratini so? 3. Che so precisi per far passare eventualmente i camion. Ma che poi i camion possono fare anche il giro, eh. Però gli devo lasciare il passo qui. L'unica cosa che prosegue è il carbone. Quindi prendiamo un sollevatore sfusi. In questo caso mi salza proprio la base. Ecco, se collega il carbone. E a questo punto di default sta a 3, 4 e 5. Lo faccio viaggiare un attimo a livello 5. 3 e 4. Bugia. Lo facciamo viaggiare a livello 4 perché sopra ci devo far viaggiare la roccia. A mo' che ci ripenso. Anzi, invece che così, se te metto così, mica ti offendi. Un quadratino più dietro. Non si dovrebbe offendere. Così. Vediamo se riesco a aggiustare i pali in modo che gli lascio una porta un po' più decente. Dove stava l'affare dei pali? Modifica pilastri. Mannaggia. Vuole 5, giusto? Se te metto qua. 1, 2, 3, 4, 5. No, me lo fa togliere invece. Anche tra 6. Mi fa togliere anche questo. Allora, se ne metto uno qua, questo lo togli? Sì, dai. Oddio. No. Sì, meglio così. A posto. Lo mettiamo così. Non fate caso, non fate troppo caso alle mie turbe mentali. Eh, Sfusi, nastro sfusi. A livello 1 mi giro intorno. Anzi, però mettimi sollevatori, va. Scusate. Sollevatori sfusi. Uno qua. E uno qua. Ok, e il carbone così mi entra all'interno dei forni rotativi. Perfetto, perfetto. La sabbia ce la portiamo avanti per uno step successivo. Se no qui ci passi, c'è un buchino. Sì, c'è anche un buchino per fare la viaggia qui alla peggio. Va bene, vediamo. La roccia invece dobbiamo ripartire un pochino da dietro. Gli avevo lasciato lo spazio 4 se non erro. E mo deve prendere il 5. Tanto la faccio nuova, quindi potrebbe essere qualcosa di simile al carbone. Già l'abbiamo visto e viaggia a livello. Qui l'alziamo un attimino a livello 3. Sì, bastava per camion.
lo facciamo alzare un attimino a livello 3 per far passare giusto i camion, poi scende giù a livello 1 e va dentro i forni rotativi. La roccia facciamo uscire da qua, cammina a livello 5 per tutto il polo siderurgico, fa lo stesso giro sopra il carbone, si unisce all'uscita della roccia di questo smistatore qua, che è la terza, si uniscono qua e arriva a questo bilanciatore di sfusi, che con priorità, perché io non c'ho niente che mi fa la ghiaia oltre la roccia, mentre la sabbia artificiale è sostituibile dalla sabbia nella miscela. Mo' vediamo se... Beh, ci sono le scorie frantumate che possono fare la ghiaia. Questo bilanciatore l'ho messo alla cacazzo. Beh no, allora lo programmo all'inverso di quello che pensavo, senza che adesso mi metto a rigirare tutto. La priorità la do che mi faccia la sabbia artificiale, così risparmio la sabbia. La ghiaia tanto è sostituibile dalle scorie frantumate che ce ne dovrei avere abbastanza in abbondanza. Le dobbiamo portare qua da questo magazzino sfusi qua. Oppure il magazzino sfusi me lo tengo... Ah sì, avevo messo il bilanciatore. Quindi il magazzino sfusi me lo tengo per buffer. E qua, con un nastro sfusi, tanto gliel'avevo già data, no? Sì, la priorità era che doveva continuare, proprio per questo motivo, sì. Allora, mi vieni qua. 1, 2, 3, 4. Viaggia a livello 4. No. E qua i sollevatori. I sollevatori mi mandano... No, ho sbagliato a mettere i sollevatori. Ma io sono un maledetto. Neia. Intanto scattino. Oh, ecco. No. Bemus papam. Bemus papam un par de... Questo me lo togli però. Ah, sì. Adesso Bemus papam. Ok, se Dio vuole... Le risorse in ingresso le portate tutte. Calcare, carbone, forni rotativi. Le scorie ai frantumatori per fare le scorie frantumate. E la roccia, che con priorità mi fa la sabbia artificiale. E poi mi va a fare la ghiaia. Ah, facendo un paio di spostamenti perché sennò non mi piazzava i pilastri del tubo. Ho portato il tubo per lo scarico dei fumi inquinanti del forno. Ce l'hai anche te? No, perfetto. Allora, no, non a livello 2, è a livello 1. Te quanto me fai? 9. Sì, ognuno fa il suo, va. L'ho dovuto alzare a livello 4 per far passare, per dar modo ai camion di poter passare, quindi così. E vai. Così. E vai. Oh, anche i fumi li abbiamo gestiti, poi ci servirà deportare l'acqua. L'acqua invece è un livello 2. Pensate che è facile, guardate per prenderlo di qui. Portarci su a... Che sta a livello 4 fino a qua. Anzi, fino a... no.
Ok, mo cammina sopra i tralicci di quest'altro. Sì, magari viene anche una cosa pseudo ordinata. Ok, e l'acqua quindi viaggerà qua. Quindi scorie lo portate. I fumi inquinanti mi tornano indietro alla stessa ciminiera. Questa mi gestisce 900 gas di scarico, quindi non ci sono assolutamente problemi. E quindi gli ingredienti per fare l'elastro di calcestruzzo ci sono tutti. Correzione, altrimenti me la dimenticavo, stavo facendo lo stesso errore del rame che avevo fatto dall'altra parte. Se lo metti qua, questo me lo togli. Ok. Ho aggiunto il magazzino per la roccia e il magazzino per la sabbia. Non ho aggiunto quello per calcare. Mannaggia me, di qui mi c'entri. Che fai, non ci provi? No, 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 no. Che fai? Te devi attaccare quando te lo dico io. Ok, certo non è bellissimo, però me lo riempi fino a 400. Con la possibilità di import. Ma niente. Non mi importi e non mi esporti. Ok. Oddio, non è proprio sta gran figa, però questa volta ci ho fama andare bene, però magari se di qui mi sarà anche attaccato sarei stato anche più contento. E la stessa cosa vale per la sabbia. Che mi deve tornare circa... Però no, non a sta altezza. Allora, altezza 0 abbiamo il calcare, all'altezza 1 il carbone, altezza 3, quindi sollevatore sfusi, 1, 2 e 3. Ok, per il momento me la porto qua, all'inizio del frantumatore, delle scorie frantumate, ma vi spiego perché. Quello che valeva per il podo siderurgico vale anche per qualsiasi struttura. Quando si fanno queste strutture che iniziano ad essere molto complesse, ogni risorsa gli devi battezzare un livello e su quel livello devi viaggiare. Come ho fatto qui dietro con il bus, cercando di mantenere quanto più possibile la coerenza, l'ho fatto con i tubi qua. Ora qui davanti abbiamo una quantità di risorse allucinevole: cemento, scorie frantumate, ghiaia, sabbia artificiale, sabbia e acqua. Proprio precise per occupare qualsiasi tipo di livello, ma dobbiamo battezzargli un livello e quello deve essere. L'unica cosa che possono, le uniche due sostanze che possono, tra virgolette, anzi che viaggeranno insieme, saranno la sabbia artificiale e la sabbia, perché nelle ricette o va una o va l'altra, quindi una è sostituta dell'altra, e anche ghiaia e scorie frantumate possono viaggiare allo stesso livello. Lo riprendi, ne piazziamo due circa al centro del complesso, se viene bene, che dovrebbe essere più o meno questo, forse così, e ne prendi un altro, F,
Ah, ora avanti e indietro non lo so, ma il centro circa dovrebbe essere questo. Forse l'ho spostato leggermente, ma almeno mi ridice un'uscita. Che quindi me lo posso anche fare andare bene. Le ricette le voglio con questa priorità. La maggior priorità è questa. Sabbia artificiale e scorie frantumate. Dobbiamo ottimizzare al massimo i scarti che abbiamo da altre parti. Quella successiva sarà sabbia artificiale ghiaia. O sabbia... è una bella lotta tra queste due, eh. Tra queste due è una bella lotta. Questa sicuramente è l'ultima. Questa sicuramente è la prima. Do priorità alle scorie. Che la roccia la metto anche da un'altra parte. È anche carina da vedere. Le scorie utilizziamo al massimo i scarti. Sì, va benissimo così. Quindi con priorità mi verrà usata questa. Poi questa che ha una risorsa, uno scarto in meno. Poi questa, poi questa. Ok. Allora, potranno viaggiare alla stessa altezza. Scorie frantumate sabbia e ghiaia sabbia artificiale. Detto una cazzata. Potranno viaggiare alla stessa altezza sabbia artificiale o scorie frantumate ghiaia. Ah, cemento è l'uscita più bassa. È un'unità. Sono 3 risorse. 2 me le ruba il coso, 2 me le ruba l'elevatore. Quindi può viaggiare qua. Ma dovrebbe andare bene anche come distanza. Qua. Ah, il cemento è l'unico che c'ha... Beh sì, essendo un'unità. Giusto, giusto. Ora... Ah, la sabbia me la sono spostata e l'ho portata qui vicino alla sabbia artificiale. A livello 1 facciamo viaggiare o ghiaia o scorie. Abbiamo detto le scorie frantumate hanno la precedenza. Perfetto. Bilanciatore sfusi. Qua che potremo avvicinare anche tutto. Guarda. Allora, qua mettiamo il bilanciatore sfusi in ingresso. Qui abbiamo scorie frantumate o ghiaia. Quindi con priorità mi prendi le scorie frantumate. E le mandi ai 2 miscelatori. Ok, stesso ragionamento da quest'altra parte. Qui abbiamo un bilanciatore sfusi, qua mi arriva la sabbia e qua abbiamo la sabbia artificiale. Con priorità mi prendi la sabbia artificiale e me la mandi ai miscelatori. Ma a livello 2. Ok. Spero sia riuscito a farmi capire quello che abbiamo fatto. Quindi con priorità mi verranno prese le scorie frantumate rispetto alla ghiaia con questo bilanciatore sfusi qua. Con priorità mi viene presa la sabbia artificiale rispetto alla sabbia della cava proveniente da quest'altro ingresso. Ci abbiamo rimasto il tubo dell'acqua. Abbiamo detto che viaggia a livello 5. Ma intanto me lo rigiri e poi di livello 1. Sì, va bene così.
perché questo al massimo ne consuma 6, quell'altro 6, anche se raddoppiassero a 12, 12 e 12 fa 24, problemi non ne abbiamo. E qua abbiamo l'uscita da gestire. Allora, magazzino unità. Non lo voglio mettere alla stessa altezza degli altri. Cioè, a culo ce l'ho messo? Cioè, a culo... Ok, questo è culo, eh. Questo non era calcolato. E qui abbiamo le lastre di calcestruzzo. Me ne porti fino... magari del livello superiore. Fino a un 4,50, va. E ma chi ce l'ha tutta sta roba? Ah, qui davvero devo attivare stavolta con calma. Ok, dovrei aver attivato tutto l'essenziale. Togliamo la pausa. E che riesce la mandi buona. Ok, una cosa che mi ero dimenticato di fare è mettere gli scavatori a prenderci un po' di sabbia. Ci ho messo al momento quella che fa la terraformazione, dopo mi organizzo per bene. Oh. Eh, la roba la mandi qua. Oh, come sei pignolo. Pignolino ragazzo, eh. Mannaggia, oh. Sabbia ce l'abbiamo qua e non è poca, eh. Guardate. Quindi zero problemi con la sabbia. E dopo non poco tempo e non poche difficoltà, finalmente il nostro complesso del calcestruzzo è arrivato. Non al completamento totale perché manca ancora questo magazzino sfusi per la roccia di questo smistatore di minerali, ma la roccia per il momento la prendiamo da quest'altro. Ma per il resto è tutto operativo. Ho fatto una piccola modifica, c'è questo sollevatore qua. Adesso appena mi arriva una parte per costruzione ho fatto una piccolissima modifica. Metto un attimo in pausa così. Allora, qui ci sono due bilanciatori sfusi. Questo che raccoglie le scorie del polo siderurgico, che con priorità me le manda avanti nel complesso del calcestruzzo. Altrimenti, se si dovesse tappare questa linea, me le scarica in questo magazzino sfusi. Nel momento in cui il polo siderurgico si dovesse fermare, quindi questa linea si svuota, si svuoterebbe, al complesso siderurgico non andrebbero più le scorie per fare la ricetta. È vero che c'è l'alternativa con la roccia, però queste scorie che ho messo da parte come buffer non le andrei ad utilizzare. Quindi ho messo quest'altro bilanciatore di sfusi che con priorità in ingresso mi prende quello proveniente dalla linea degli altiforni. Nel momento in cui questa si dovesse svuotare, mi inizia a prendere quella del magazzino, così oltre alla linea mi svuoto anche il buffer per un altro pochino le scorie ce l'ho. Magari lui dopo si riattiva e quindi torna tutto a regime. Ho messo un attimo in pausa questo nastro qua che ci porta il cemento che viene fatto nel forno rotativo, perché ho un po' di cemento che mi è arrivato con l'esplorazione della nave, con questo 160. Finché non l'ho terminato ai miscelatori mi ci viene portato... Ah, mi sono dimenticato di toglierglielo. Ecco. Eppure io l'avevo tolto. Boh. Però glielo portano i camion, insomma.
ora mi hanno portato il cemento. Come vedete la ricetta principale che viene utilizzata è quella che ci usa sabbia artificiale, prodotta dalla doppia frantumazione della roccia e le scorie frantumate. Le altre interverranno nel momento in cui eh, una di queste due risorse dovesse venire meno, che sono le risorse che vengono dagli scarti. Qui è passata un po' di sabbia perché questa di qui si era preso le ricette un po' come cazzo gli pareva, ma adesso appena se l'è consumata si riassesta. Un'ultima cosa, poi ci lasciamo ragazzi, vi aggiungo anche questo progetto, vai un attimo in pausa, vi aggiungo anche questo progetto alla libreria, così oltre allo smistamento minerali, l'altoforno dei rami di base, la centrale a carbone, diesel avanzato e il polo siderurgico avrete anche il complesso del calcestruzzo. Nel prossimo video dovremo fare una corsa contro il tempo perché la riserva di greggio è al 16%, abbiamo gli ultimi 5.000 litri di petrolio, dopodiché siamo a secco per quanto riguarda la produzione del diesel. Quindi ragazzi non vi perdete il prossimo video perché ci sarà da correre, ci sarà anche da incazzarsi sicuro. Per questo video sul complesso del calcestruzzo direi di fermarci qui ragazzi, grazie di essere arrivati fin qua, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like per supportare serie e canale, attivate la campanellina per non perdervi le prossime uscite su Captain of Industry e gli altri giochi presenti all'interno del canale. In descrizione al video trovate i link dei miei social Facebook ed Instagram e il link per accedere alla libreria dei miei progetti. Grazie ancora ragazzi, buona giornata e alla prossima. Ciao!